Morten Hjulmand, un nuovo gioiello del calcio danese che si sta mettendo in mostra in Italia, in Serie B, con la maglia del Lecce, classe 99, centrocampista che accende le voci di calciomercato e finisce nel mirino anche dell'Inter, della nostra Inter che ne sta monitorando tutti i progressi con grandissimo interesse. Ne abbiamo parlato con un esperto del mondo Lecce che ci ha raccontato chi è Morten Hjulmand, che tipo di calciatore è, ci ha fatto capire anche perché l'Inter, ma non solo l'Inter, è così interessata a questo calciatore. Alla fine, inoltre, facciamo anche un bel punto della situazione con le ultimissime indiscrezioni di mercato attorno appunto a questo calciatore. Vi lascio subito alla nostra chiacchierata, buon ascolto e buona visione. Alessio Amato, calciolecce.it qui con noi. Alessio, innanzitutto benvenuto su Passione Inter e grazie per la tua disponibilità. Ciao Lorenzo, ciao, grazie a te ovviamente. Allora Alessio, io con te parleremo, come dicevamo, di Morten Hjulmand, questo talento che si sta mettendo in mostra appunto al Lecce. Vorrei partire però da una curiosità innanzitutto, ti faccio una domanda, perché tu hai avuto modo di intervistarlo proprio in questi giorni, ho letto la tua intervista a questo centrocampista del Lecce molto molto interessante, ti voglio chiedere se ci racconti un po' che impressione ti ha fatto, come lo hai trovato, che persona hai trovato di fronte a te. Beh, era diciamo un'intervista che ci chiedevano in tanti dei nostri lettori su Calcio Lecce, perché è un giocatore che è arrivato a gennaio del 2021, quindi parliamo ormai di un anno e 2 mesi, poi tra Covid, quindi poche conferenze stampa, sicuramente un italiano che ancora non era dei migliori, praticamente lui ha parlato esclusivamente, la presentazione è avvenuta oltre un anno fa, quindi un'intervista che volevo fare da tempo e che è stata molto, molto interessante, perché possiamo dire che Hjulmand a Lecce ormai è un idolo, è un Mhm. giocatore che veramente i tifosi hanno imparato ad apprezzare per le qualità, ma anche per quello che riesce a dare per la maglia. E si sa che i tifosi, quando vedono, diciamo, grande impegno, si affezionano facilmente. E di conseguenza ho voluto un po' snocciolare quello che è lo Hjulmand nascosto, che non si vede sul campo. Poi, essendo un danese, spesso i giocatori nordici sono un po' più introversi, quindi difficili da vedere sui social, magari queste cose qui. Ho trovato un ragazzo che è più o meno lo specchio di quello che si vede sul campo, nel senso che dopo averlo conosciuto capisci come mai riesce, perché questo ragazzo ha una continuità di prestazione che è spaventosa. Non è un Pirlo, però è un giocatore che dà sempre tutto. È difficile dire che abbia toppato una partita, e perché? Perché ha un'umiltà, diciamo, una concentrazione impressionante anche nel dialogo, insomma, no? Mm. Tant'è vero, mostra di avere grandi i piedi per terra, che è una cosa sicuramente fondamentale, e lo capisci perché non mi ha dato sinceramente risposte di circostanza, di quelle che vedo, leggo, ascolto nel 90% dei calciatori. Sono risposte che avrei dato io al suo posto, francamente, quindi che avrei voluto dare io, Sì. diciamo, se fossi stato un calciatore che ha un obiettivo ben chiaro, cioè dare tutto per la squadra per cui gioca. Chiarissimo, chiarissimo. Sicuramente poi ricordo a tutti i nostri ascoltatori il link in descrizione l'intervista se volete recuperarla, se volete saperne ancora di più e leggere anche qualche curiosità. Me lo hai già accennato, però per chi non lo conoscesse, allora come definiresti Hjulmand? Che giocatore è? Quali sono le caratteristiche che ti vengono in mente subito quando pensi a lui? Allora, dal punto di vista tecnico, è un giocatore che fa, diciamo, delle caratteristiche del metronomo di Mm, centrocampo il suo punto forte, però non un metronomo, come dicevo prima, appunto alla Pirlo, perché lui gioca come la classica posizione del numero 4, quindi davanti alla difesa, però in una concezione più europea del termine, tant'è vero che in Italia si è dovuto anche un po' adattare, perché paradossalmente, per quanto noi purtroppo l'abbiamo visto anche con i recenti spareggi, non siamo la più tecnica delle scuole, tuttavia al regista abbiamo sempre dato dei compiti molto tecnici, mentre il calcio moderno, che si è evoluto, chiede molto più dinamismo, molta più forza fisica, perché spesso non si gioca con un regista affiancato da un mediano vecchio stampo come era un tempo. Ora ci sono mezzali più di inserimento, eccetera. Quindi lui è un giocatore che riesce a fare entrambe le cose, anzi si esalta più nella rottura del gioco,
mentre ancora diciamo nell'impostazione può sicuramente migliorare, tuttavia pur giocando in posizione abbastanza arretrata nel 4-3-3 del Lecce riesce a fare assist, insomma ha fatto quest'anno 3 assist che non sono pochi, ripeto, per un giocatore che non batte calci piazzati e che gioca praticamente davanti alla difesa, quindi è il classico diciamo scudo davanti alla difesa, dal quale però inizia il gioco della propria squadra, quindi è difficile magari accostarlo a un classico giocatore. Se lo dovessi paragonare a un Brozovic, ecco, per intendere un giocatore sicuramente conosciuto ai tifosi interisti, ecco, lui magari guadagna da un punto di vista sicuramente della prestanza fisica e delle abilità difensive, come visione del gioco e presenza magari al limite dell'area avversaria invece può fare sicuramente di più, però garantisco che insomma un anno e mezzo fa era più indietro sotto questo punto di vista. Ora riesce a creare parecchi grattacapi alle difese avversarie anche avanzando il proprio raggio d'azione. Sei stato chiarissimo e mi hai anche anticipato perché ti avrei chiesto se ci stava questo paragone con Brozovic, quindi molto molto chiaro. E in un anno e mezzo, correggimi se sbaglio, ha avuto anche delle variazioni, una certa maturazione anche dal punto di vista del ruolo, ci sono stati vari partner differenti magari al suo fianco e quindi sono cambiati un po' i suoi compiti appunto nel centrocampo del Lecce. Ti chiedo se secondo te oggi ha trovato una stabilità in quelli che sono i compiti che gli vengono richiesti, o credi che possa avere anche un'evoluzione ulteriore, magari intravedi qualcosa di differente per il suo prossimo futuro? Allora, proprio la cosa che ha sorpreso, e dico sorpreso perché parliamoci chiaro, a Lecce quando arrivò questo ragazzo, classe 99, sì, nazionale under 21 della Danimarca, però arrivava dall'Admira Wacker di Mödling, che era la squadra ultima in classifica nella Bundesliga austriaca, insomma, nella passata stagione. Nessuno a Lecce si sarebbe aspettato di trovare un ragazzo che esordì contro l'Empoli con il Lecce sotto 2-0, prese il posto di Taxidis. Parliamo di un giocatore che in Serie B Taxidis era veramente uno Xabi Alonso quasi, e praticamente gli rubò il posto. Il Lecce pareggiò 2-2 quella partita proprio perché mentre Taxidis faceva parte di quella scuola di un regista ipertecnico, un po' lentino, che ti fa il lancio di 70 metri, Ullman ha dato proprio dinamismo, quindi l'anno scorso il mister Corini, dal momento che aveva delle mezzali molto tecniche, gli chiedeva magari un lavoro più di copertura e di equilibrio. Quest'anno il Lecce è una squadra che punta molto più al gioco, quindi a tenere sempre il pallino del gioco, a giocare poi, ad avere un regista che allarga il gioco, perché col 4-3-3 poi i palloni devono arrivare sulle ali d'attacco per poi attaccare l'area. Ecco, Hjulmand in questo caso ha avuto compiti più di regia, quindi tenere il pallone più rispetto al passato. Prima giocava molto, diciamo, spesso anche di prima, insomma, gli veniva richiesto meno il pallone. Le prestazioni non sono cambiate, anzi sono aumentate. Parliamo di un giocatore che ha sbagliato, senza esagerare, 3 partite. Questo nonostante il Lecce poi l'anno scorso non sia riuscito ad andare in Serie A, quindi il Lecce ne ha sbagliate molto di più di 3 partite. Ma Hjulmand viaggia fisso sul 6,5-7, è davvero una garanzia di rendimento mostruosa. Non è il giocatore eh, che cambia la partita, ma lui non ha ancora segnato con il Lecce, ci è andato un sacco vicino con tiri da lontano perché ha molta potenza nel tiro, meno precisione, però un giocatore che deve fare tutto il possibile per mettere nelle condizioni i compagni di squadra poi di segnare, anche col passaggio al 4-2-3-1, una cosa molto importante perché Lecce praticamente solo quest'anno, una volta dall'inizio, 4-5 volte a gara in corso, gli è stato inserito un mediano di fianco, e nel 4-2-3-1 Hjulmand è riuscito ad essere ancora più offensivo perché gli viene chiesto meno schermo davanti alla difesa. È capitato a Perugia, questo per dire che in metà gara a Perugia lui sfiorò 4 volte il gol,
e solo due prodezze di Cicizzola gli negarono il gol, quindi è bastato un piccolo cambio per dimostrare ai tifosi del Lecce o agli addetti ai lavori che comunque lui la possibilità di fare anche eventualmente altri ruoli rispetto al metronomo ce l'ha. Tant'è vero che Mister Baroni a inizio stagione vedeva in lui, alla luce delle grandi qualità anche tecniche che vedeva e soprattutto un'esuberanza fisica straordinaria, lui lo considerava quasi sprecato come regista, e tant'è vero che lo voleva provare come mezzala, poi però si è reso conto che da mezzala non riusciva diciamo, a far fare il salto di qualità alla squadra, mentre da regista è comunque devastante, ma questo gioca a suo favore perché dicevamo ora i registi non esistono più i registi di un tempo, viene chiesta molta più presenza, molta più diciamo di dinamismo Sì. e rapidità, ecco. Sì, 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 è un'evoluzione di un ruolo che sta infatti lentamente sparendo nel calcio di oggi. Ci hai raccontato quindi i punti di forza, quali sono anche gli aspetti dove potrebbe ulteriormente migliorare. Mi sembra, correggimi se sbaglio, che stia migliorando anche dal punto di vista disciplinare, perché la sua partenza era stata forse con qualche cartellino di troppo, la sta affinando un po' questa cosa. Beh, ma è chiaro che i cartellini ci saranno sempre, è chiaro che è stato il primo squalificato quest'anno, però comunque la squalifica l'ha avuta nel girone di ritorno, quindi insomma ci sta ecco, avere 5 cartellini in 21 partite, 21-22 partite, alla luce del ruolo che fa. Guarda, l'approccio sicuramente era più esuberante perché comunque era un ragazzo che voleva mettersi in mostra, Sì. veniva da un campionato inferiore alla Serie B, quindi insomma sicuramente un po' di esuberanza, però diciamo che non è stato mai cattivissimo e ora sicuramente non si è ammorbidito perché non lesina insomma l'intervento, soprattutto riesce a capire molto quando c'è da spendere il cartellino giallo per una potenziale azione di ripartenza, tant'è vero che il Lecce che magari qualche gol ultimamente l'ha preso, non li prende con discese centrali ecco, da parte degli avversari. Quindi più che altro migliorare potrebbe, ecco sì, migliorare, come insomma avevamo già detto prima, un'abilità magari in area avversaria o al tiro dal limite, perché se dovesse giocare come lo fa, perché in Serie B si può quasi dire che il Lecce sia paragonabile a una grande di Serie A, anche se poi in Serie B i valori sono molto più contenuti, quindi anche un Lecce se la deve sempre sudare, però a Lecce capita spessissimo di andarsela a giocare con squadre che giocano Sì, molto tutte diciamo a chiuse. difesa della propria area per poi giocare in ripartenza. Ecco lì è chiaro che una botta da fuori quando i tiri degli attaccanti vengono schermati è importante e su quello ha un bel tiro, ma insomma può migliorare in precisione, possiamo dire. Assolutamente. E vado verso la chiusura, con un paio di curiosità aggiuntive. Innanzitutto, è stato probabilmente sarà l'ennesimo grande colpo, l'ennesima grande valorizzazione che riesce a fare nella sua carriera Corvino, perché, se non vado errato era costato attorno ai 100.000 € questo acquisto per il Lecce, qualcosa del genere, e già adesso si parla, di valutazioni superiori ai 10 milioni di euro anche. Voglio chiederti quindi la domanda secca: quanto è forte secondo te questo Hjulmand, se è già pronto così per un salto così importante in Serie A ed eventualmente addirittura all'Inter, visto che se ne sta parlando molto in questo periodo? Guarda, allora ti direi, è chiaro che qua ci sono poi parecchi tifosi giallorossi che rischierei il linciaggio a dire, a invitare quasi l'Inter a prenderlo, anche se insomma la maturità del tifoso e dell'appassionato di calcio sa benissimo che il Lecce di fronte a certe cifre, insomma è stato costretto l'Inter quest'anno ad Sì, accettare determinate cifre per delle difficoltà, figuriamo il Lecce che ha deciso da qualche anno di tornare, siccome l'hai citato, il Lecce di un tempo, quindi o provare a tornare il Lecce che riusciva a far tremare qualsiasi grande d'Italia e a stabilirsi in Serie A vendendo ogni anno un paio di talenti e poi riuscendo a mantenersi senza il minimo problema economico. Ecco, questo è il Lecce che vuole tornare ad essere, quindi diciamo non offendo nessuno nel dire
che Hjulmand è sicuramente un giocatore che, se l'anno prossimo dovesse andare in Serie A, spero con il Lecce e magari ancora più in avanti con un'altra squadra, o magari anche no, perché insomma sappiamo come è il calcio, credo che sia pronto per misurarsi in Serie A, assolutamente, perché veramente un giocatore che è in grado di spadroneggiare in Serie B, e penso che chi spadroneggi in Serie B abbia le qualità per misurarsi in Serie A. Poi per avere un ruolo di protagonista in Serie A gli serviranno, credo, quei 2 anni che servono, credo, a qualsiasi giocatore, anche chi viene già da un campionato, da una Serie Sì. A estera, ecco. Quindi figuriamoci un giocatore che comunque è giovane e magari, sai, un anno di adattamento. Non mi sorprenderei se dovesse arrivare la chiamata di una grande squadra e dovesse avere un anno di totale rodaggio per poi essere pronto, perché è un giocatore che ho visto davvero riesce a imparare tanto, perché è migliorato sotto tanti aspetti, e quindi presumo, lo reputo forte, lo reputo da Serie A, soprattutto se poi paragonato ad altri giocatori che vedo in Serie A, di piccole squadre soprattutto, ma anche di grandi squadre. Quindi sicuramente sotto quel punto di vista non avrebbe nulla da invidiare a tanti giocatori che già in A ci sono. E poi più in generale, a livello di potenziale, vedo un giocatore che in qualche anno il suo ruolo da protagonista lo potrà, magari non da top player, anche se non ci metterei la mano sul fuoco, però non voglio fare insomma il ruolo di Sì. chi esalta un giocatore solo perché magari gli piace. Non è così, insomma, lo reputo un giocatore con delle potenzialità per disputare una buona Serie A. Sì, sì, anche perché sappiamo che poi le variabili sono tantissime, magari non basta Sicuramente. solo il potenziale, ma ci sono tutta una lunghissima serie di fattori che fanno una grandissima differenza. A livello di mercato, voi a Lecce che notizie avete carpito, diciamo così, se avete aggiornamenti anche sulle questioni di mercato, visto che si è parlato di Inter, ma non solo. Certo, allora è chiaro che un giocatore che già dall'estate scorsa aveva attirato qualche sirena, però comunque 6 mesi di B erano considerati ancora poco, e quindi giustamente non ci furono delle piste vere e proprie, che però sono arrivate a gennaio, perché si è fatto semi-ufficialmente avanti il Torino, e quindi questa era la notizia che era venuta fuori in primis. Poi Corbino ammise in conferenza stampa a chiusura del mercato che su Hjulmand e sugli altri principali gioielli del Lecce non era solo una la squadra alla quale aveva dovuto opporsi, e si era opposto rispondendo con una richiesta di 20 milioni, che ovviamente è una richiesta altissima, ma era per dire: Hjulmand a gennaio non si muove, quindi se c'è chiaramente qualcuno che vuole sparare una cifra del genere, è chiaro, ci mancherebbe, l'avrebbe portato a piedi, perché sono cifre insomma che oggi nessuno può rifiutare. Però insomma era per far capire l'antifona di un giocatore per il quale prima di luglio non sarebbero esistite trattative. Poco dopo l'intervista di Corbino effettivamente è giunta fuori la notizia che la grande squadra che assieme a Granata si era fatto sotto per Hjulmand era l'Inter. Poi chiaro, adesso siamo in una fase convulsa per qualsiasi squadra, quindi credo che anche se un Inter che sta lottando per lo scudetto voglia muoversi con un Lecce che sta lottando per la Serie A, diciamo che sono discorsi che al netto di un dirigente che si innamora talmente tanto di un calciatore da mettere sul piatto immediatamente un'offerta clamorosa, cose che non, vista la situazione economica generale, non vedo possibili. Sono tutti discorsi che vanno rinviati diciamo a giugno, alla fine del campionato, perché è chiaro che eventuali, insomma, soprattutto per la Certo. situazione del Lecce, io credo che una squadra interessata a Hjulmand potrebbe anche decidere qualora il Lecce andasse in Serie A, di fargli fare altrove una stagione da titolare in Serie A, per poi magari opzionarlo o lasciarlo in prestito. Ecco, ora stiamo fantasticando, perché, ripeto, le ultime notizie certe sono quelle che Torino e Inter ad oggi sono le squadre di Serie A interessate a Hjulmand, ma io penso che, visto il tipo di giocatore dall'estero, nella prossima sessione possano arrivare numerosi interessi per un giocatore del genere.
Sei stato chiarissimo e sicuramente diciamo le prospettive di mercato cambieranno anche in base all'eventuale promozione in Serie A o meno del Lecce. Allora ti chiudo con un pronostico, se te la senti, visto che oggi pronosticare la Serie B è più difficile che mai, soprattutto quest'anno, un campionato tiratissimo, equilibratissimo. Quest'anno ce la fa il Lecce, che te la senti? Guarda, sicuramente un mese fa ti avrei detto che le possibilità c'erano tutte, perché non solo perché Lecce era primo, ma soprattutto perché giocava solo bene, anche quando non vinceva. Ora sono venute fuori delle difficoltà dettate dalla stanchezza, ecco, e questo ci fa capire che poi l'incertezza di cui tu parlavi, unita alla volata finale che ci sarà, renderà davvero tutto troppo labile. Quindi io ad oggi vedo solo la Cremonese strafavorita, soprattutto perché ha un calendario nettamente più facile delle altre, e poi per l'altro posto sono davvero in 4/5 a giocarsela, e veramente non potrei dire se il Lecce ha qualche possibilità in più delle altre. Poi ci sarebbero i playoff, quindi parliamo dell'incertezza totale. Bisognerebbe davvero vedere come si ripresentano le squadre dopo la sosta. Sembra un altro piccolo punto di contatto tra l'Inter e il Lecce, in effetti, per come è cambiata la stagione in corso. Alessio Amato, calciolecce.it, lascio in descrizione il link per recuperare l'intervista a Julman, molto molto interessante. Alessio, io ti ringrazio davvero per il tuo contributo prezioso e per la tua disponibilità. Grazie a te Lorenzo, ciao, alla prossima. Ringraziamo quindi Alessio Amato, calciolecce.it, fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di Morten Hjulmand, se lo conoscete, se vi piacerebbe vederlo all'Inter. Se ci avete seguito fino a qui, fatemelo sapere nei commenti, mettetemi l'emoji del pollice alzato, così mi dite che ci avete seguito fino a questo punto. Prima di salutarvi vi ricordo che stiamo per pubblicare in queste ore dei nuovi approfondimenti molto interessanti, assolutamente da non perdere, quindi mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e se vi piacciono i nostri contenuti, tutto quello che vi portiamo ogni giorno, se vi facciamo compagnia e vi teniamo informati in un modo che apprezzate, potete sostenere il nostro progetto con gli abbonamenti che trovate sul tasto abbonati oppure entrando a far parte della nostra community dei sostenitori del nostro club su www.passioneinter.club.